Ma quanto è bello il lago di Garda! Buongiorno! Buongiorno a tutti! Intanto che si prepara il toast, vi faccio vedere dove abbiamo dormito. Siamo a Campione del Garda e abbiamo dormito in questo mega parcheggio che in realtà è anche area sosta, visto che esistono i prezzi per i camper, quindi potete venire a dormire tranquillamente. E in questo periodo, adesso siamo all'inizio di maggio, è ancora completamente gratuito. E una volta che spacchettano la macchinetta i prezzi saranno questi qua. E questo qua dove abbiamo dormito è soltanto la prima parte dell'area, e invece qua continua. Questo parcheggio è stato costruito nella ex fabbrica, infatti ci sono ancora dei muri perimetrali che sono protetti e non possono essere abbattuti. Comunque la cornice dove abbiamo dormito è questa qua. In questo periodo il parcheggio è vuoto, ma durante estate le cose cambiano drasticamente, e le cose cambiano perché da qui partono un'infinità di sentieri di trekking, ma si può fare anche canyoning. E questo qua è la famosa frana di Campione che ha tenuto paesi in ostaggio per parecchio tempo. Ma Campione in realtà è famosa per i suoi eventi. Questo è una mecca per il kite, ma anche per wing e windsurf. E ora andiamo a Torbole. Ora siamo a Limone del Garda e vi faccio vedere dove si può parcheggiare qua. Allora, noi non entreremo dentro, però come vedete il parcheggio è ampio. Avete visto il nostro video sulla ciclopedonale di Limone? Vi lasceremo link in descrizione, è bellissima! E davanti a noi un'altra mecca per il windsurf questa volta, il famoso pier. Ci siamo fermati un attimo lungo la strada, ci troviamo a Ponale prima di Riva del Garda e questo è un bellissimo posto, almeno per bere un caffè. Qui c'è anche un sentiero croxabile che scende fino al lago. E come avete visto dai video precedenti, a noi piace tanto viaggiare, fare trekking. E come mai questo video sull'area sosta? È semplice, volevamo andare via da qualche parte, ma visto che non abbiamo ancora installato i pannelli solari e non ci è arrivata ancora la Blue Yeti, ma dovrebbe arrivare a giorni, avevamo bisogno della corrente per poter lavorare, quindi abbiamo deciso di venire in un'area sosta. Ma a questo punto perché non scegliere una bellissima area sosta e non solo, scegliere un bellissimo posto che ve lo possiamo far vedere e farvi vedere anche i parcheggi dove è possibile posteggiare, pernotare e magari anche qualche area sosta sempre in zona. Ma ragazzi, domani andiamo di là, il sentiero del Ponale. E certo, domani per noi, per voi sarà lunedì prossimo. Come sempre i nostri video escono lunedì alle 20. Noi ora proseguiremo per Torbole e dopo faremo tutto un giro dall'inizio di Torbole fino a Riva del Garda. Ed eccoci partiti con il nostro tour delle aree sosta dell'Alto Garda, e visto che a noi piace partire dall'inizio, ci troviamo all'ingresso di Torbole, quello orientale, per intenderci dalla parte veronese. Per essere più precisi, ci troviamo alla Conca d'Oro. Ve la mostriamo tra un attimo.
Conca d'Oro è uno dei posti più conosciuti e più belli dove fare windsurf, perché il vento è forte e il posto è veramente magnifico. Ma qui, come abbiamo detto, è possibile anche parcheggiare. Ma qui, oltre a parcheggiare e fare windsurf, c'è anche una scuola dove potete imparare a fare windsurf e anche affittare l'attrezzatura. E se imparate a fare windsurf qua, vi garantisco, lo potrete fare ovunque. E qui nella discesa verso il lago si trova la sosta. Mi correggo, non è sosta, ma è il parcheggio, ma comunque il posto è bello lo stesso. Ma questa sosta ha anche una parte veramente negativa, e questa è che durante la stagione dovete venire veramente presto per prendere il posto, e nelle giornate come oggi, quando ci sono le regate, una marea di posti sono riservati. E adesso che vi abbiamo fatto vedere la Conca d'Oro, noi andiamo a bere il caffè. Come voi ben sapete, io sono appassionato di brioche, cappucci, macchiatoni, eccetera, ma quando lo prendete in un contesto del genere ha tutto un altro sapore. Anzi, ve lo dico com'è il sapore. Approvato. Purtroppo, nonostante ottima brioche, dobbiamo lamentarci. Eh sì, abbiamo visto che abbiamo, nonostante tantissime visualizzazioni, Circa 20.000 negli ultimi 28 giorni. Abbiamo pochissimi iscritti. Meno di 500, e qualcosa non va con i numeri. Quindi, se guardate il video e il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, per voi è gratis. E per noi è importante. Essendo windsurfista sono un po' di parte e mi vergogno anche di non avervi detto che qui c'è anche Circolo Vela Torbole, che è un posto veramente incredibile che organizza tantissime regate. È sempre un dispiacere lasciare Conca, però anche strada verso Torbole merita. Stiamo arrivando a Torbole e invece quello lì è Monte Brione. Se avete un furgone non molto lungo potete parcheggiare anche tutti questi qui posti lungo il lago. E ora siamo arrivati a un posto iconico, Vince Bar di Torbole. Ma per me anche la gelateria Liberty è iconica, provare per credere. E andando verso l'area sosta siamo arrivati al Parco Pavese, dove c'è la scuola, cioè Windsurf Center di Vascorenna. Anche qui potete imparare windsurf, noleggiare attrezzatura e uscire direttamente nella spiaggia di Torbole. E qui accanto al Vasco vediamo i preparativi per una regata, perché qui accanto c'è uno dei posti più mitici al mondo, Circolo Surf Torbole.
Ma oltre alle aree soste, qui ci sono anche numerosi campeggi, come avete potuto vedere. E proprio qui davanti al porticciolo di Torbole, nella strada, quella che porta anche all'area sosta, e davanti al camping, al porto, si trovano un bel po' di posteggi. Fuori stagione addirittura è gratis. E se proprio vi interessa quanto costa, ve lo faccio vedere. E siamo arrivati all'area sosta. Ora non fatemi dire tutti i prezzi perché cambiano in base al periodo, ma tutte le informazioni le potete trovare a camperstoptorbole.it. Ma chi non vuole sostare è possibile utilizzare anche soltanto dei servizi carico-scarico e le docce, e in più qui avete un piccolo negozietto ma ben fornito. Accanto all'ingresso abbiamo raccolta differenziata e scarico delle acque grigie, e già qui abbiamo delle prime piazzole. E qua subito all'ingresso troviamo il blocco con dei servizi. Avete lavanderia, lavatoi al coperto, abbiamo docce, bagni ovviamente, e altri lavatoi all'esterno. Ovviamente c'è anche tavolo da ping pong. Non mi sembra il caso di riprendere le docce dall'interno, ma sono comunque abbastanza grandi, pulite, e trovate anche fauna all'interno. Mentre per quanto riguarda carico dell'acqua e scarico delle acque nere, lo trovate in ogni piazzola, oltre alla corrente ovviamente. E visto che siamo arrivati al Charlie, beviamo qualcosa prima di proseguire. Anzi, prima vi faccio vedere l'area sosta da qua. E visto che l'area sosta è uscita direttamente sulla spiaggia, e in spiaggia ci attende l'ora, il vento del pomeriggio che sta aumentando, ma lo vediamo dopo. Ma qui subito accanto abbiamo Villa Chan, è una stradina che ci porta a un parcheggio. Oggi abbiamo visto che tutto il Torbole è un cantiere unico, ma come si spesso dice, lavoriamo per voi. E qui in più trovate anche i campi da beach volley. Purtroppo per colpa dei lavori il parcheggio è un po' più piccolo, però comunque si può parcheggiare anche da questa parte. E ora vi farò vedere che strada dovete imboccare per arrivare qua. E per andare al parcheggio dalla strada principale girate in via del Sarca Vecchio, proprio qua davanti al Surf Planet. E il prezzo è un standard per Torbole. E invece di andare verso la spiaggia e continuare lungo la spiaggia, facciamo un tragitto un po' diverso, poi comunque arriveremo in spiaggia. E appena usciti dal parcheggio trovate questi 3-4 scalini che vi portano direttamente alla Sarca, al fiume che alimenta il lago. E noi lungo l'argine andiamo verso quel ponte lì. Ma dall'altra parte del fiume c'è la ciclabile che vi porta fino ad Arco, ma anche oltre. Per colpa del vento sembra che il fiume scorre al contrario. Ma se pensate che Torbole è un posto soltanto dei surfisti, vi sbagliate di grosso. È molto probabile che il ciclismo qua porta altrettanto turismo quanto il vento, se non di più. Ad ogni angolo è possibile affittare una bici oppure trovare degli operatori che portano con i furgoni su in montagna per fare il downhill. E noi ora siamo arrivati a Surf Segnana, ovviamente Surf Center. E come ho detto prima è tutto un susseguirsi dei campeggi lungo la spiaggia. E visto che abbiamo finito a Torbole, ci spostiamo verso riva per vedere area sosta di San Nicolò. E per farlo faremo una bellissima passeggiata lungo lago. Ed d'estate qui trovate i ragazzi a fare dei tuffi sotto. E poi si sale di qua.
e siamo arrivati alle porte di Riva. Dietro di noi c'è il porto San Nicolò, mentre qua troviamo la salita verso il Monte Brione, mentre dall'altra parte c'è un lago un po' nervosetto. bellissimo. Ma quanto è bello il lago di Garda! E proprio davanti al porto San Nicolò, svoltate a sinistra in via Brione, si trova area sosta. Ma vedo che i prezzi sono cambiati, non sono proprio popolari come una volta. 1 euro all'ora. Di servizi avete carico e scarico, però comunque sono rimaste le docce a gettoni. Una volta dopo 12 ore non pagavi più, entrava nelle 24 ore. Ora addirittura dopo 48 ore pagate 5 euro all'ora. E chissà, magari grazie a questa nuova politica dei prezzi si troverà posto più facilmente di una volta. E so già che qualcuno dirà: ma si può parcheggiare davanti alla stazione di polizia? Sì, ma soltanto per un'ora. Anche questo è cambiato. Purtroppo il nostro giro finisce qua, perché l'unico parcheggione dove era possibile entrare con il camper è stato chiuso, perché vedo che stavano costruendo qualcosa. Sì, non si capisce bene. Insomma, non c'è più. Quindi o trovate posto qua o trovate posto qua. Ora non ci resta che tornare a Torbole. Vediamo un tuffo. Se volete filmare qualcosa di bello dovete convincere lui a risultare. Ma ha detto che va. Va, dai. E poi la salita. Sei bravissimo. Ma mi dite almeno come vi chiamate? Davide. E Stefano? E siete local? Certo. Sì. Va bene. E alla fine abbiamo avuto la fortuna di trovare due ragazzi che fanno i salti. E dove due vanlifers come noi potrebbero fermarci, se no a Gypsy Van Street Food. Grazie. E arriva la pappa. E abbiamo le patatine e 2 Gypsy Toast. Non so se è meglio toast o la vista. Quindi è arrivato anche un squadrone di uccellini. Buona la salsina che c'è dentro. Sì. Mentre aspettiamo il caffè, volevamo salutarvi e ricordarvi che lunedì prossimo saremo al Ponale. Anche oggi abbiamo fatto una marea di chilometri, ma soltanto perché ci piace farvi vedere anche il posto, non soltanto darvi informazioni di servizio. Ecco, e se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel like e soprattutto iscrivetevi al canale, per voi è gratis e per noi è veramente importante. Venite a trovarci anche sulla nostra pagina Instagram. A presto! Ciao! Ciao a tutti!